Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima parte, wow, di agosto. Periodo caldo, con tutto questo fuoco. Abbiamo il diavolo, ragazzi. Il diavolo parla di qualche tipo di costrizione, qualche tipo di condizionamento, di tossicità o di dipendenza anche. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, potrebbe essere che non tutto risuoni con voi, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere e sotto nella descrizione troverete il link ad un video che spiega come mettere insieme questi oroscopi e troverete anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Carta numero 9. L'isola del tesoro. Qui c'è qualcuno che sta andando verso il proprio tesoro e vedendo la carta del diavolo, il vostro tesoro è la vostra coscienza. Qui si parla di andare dentro, di vedere che cos'è per voi la ricchezza, ok? Comunque il discorso è che è rappresentato da una tartaruga che si muove lentamente e si porta un tesoro sulle spalle, no? Quindi è un po' come se avesse un proprio bagaglio ehm, da dover difendere, no, però da dover mantenere. C'è qualcuno che si sta piano piano dirigendo verso quello che è un'isola del tesoro. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono nello specifico. Ops. Allora, partiamo con una regina di spade, un 2 di bastoni e un 5 di spade. La regina di spade potrebbe rappresentare voi stessi o una persona che è intorno a voi. Se fosse questo il caso, essendo una regina, potrebbe anche essere un capo, se fosse per esempio una situazione di lavoro, una zia, una madre, un qualche persona che ha più potere decisionale di voi. Se foste voi, potrebbe anche rappresentare, per esempio, non credo, è tanto perché avendo il diavolo, però potrebbe rappresentare una sorta di chiarezza mentale, una sorta di freddezza, di rigidità che state vivendo in questo momento. Il 3 di bastoni mi parla di un qualche tipo di progetto ehm, o che è appena iniziato o che sta iniziando. Cioè il 3 di bastoni è una carta che ehm, parla proprio delle leggi del commercio, dello scambio, di quello che potrebbe essere un'attività lavorativa, una collaborazione appena iniziata. C'è comunque un 5 di spade e parla di conflitti mentali. Per quello che vi dico che non mi sembra che questa siate voi, proprio perché qui avete questi conflitti mentali. Credo più che sia una persona esterna intorno a voi. Potrebbe anche essere un'amica o un amico, eh. Però ecco, con questo 5 di spade c'è una sorta di confusione mentale dovuta magari anche ai dei battibecchi che voi avete fatto. Abbiamo la carta del matto, il 9 di pentacoli al contrario, il 9 di coppe al contrario. Allora, la carta, e terminiamo con un 6 di pentacoli. La carta del matto, che normalmente parla di chiusura di cicli, inizio nuovi cicli, in questa posizione mi dice che si fa una fatica tremenda a chiudere questo ciclo di tossicità con questo diavolo, ok? Il punto qual è? Che voi non siete indipendenti, come dice il 9 di pentacoli. In qualche modo avete o una dipendenza di tipo economico con questa persona o con questa azienda, può anche semplicemente essere che siate dipendenti, invece che autonomi. Però sta di fatto che avendo anche questo 9 di coppe al contrario, manca qualcosa, ragazzi. In realtà c'è un qualche tipo di eccesso che non funziona fondamentalmente. Però terminiamo la stesa con un 6 di pentacoli
che parla comunque di un equilibrio, di qualche cosa che è in equilibrio. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, andiamo a vedere che cos'altro riesco a dirvi. Io intanto vi ricordo che il lunedì sta uscendo il corso di tarocchi, ogni lunedì faccio una pubblicazione. È un corso base, è adatto veramente a tutti ed è gratuito, lo trovate nella playlist ed è stato studiato apposta per darvi la possibilità di spiegare meglio le vostre letture. Quindi nel caso abbiate qualche dubbio potete sempre andare all'interno dei video del corso e avere maggiori informazioni sul tipo di spiegazione che potreste dare ad una determinata carta. Bene, andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo la torre al contrario e la giustizia. Ragazzi, questa persona non è giusta nei vostri confronti, anzi, avendo la giustizia al contrario, io sento che molte persone hanno ricevuto una bella e grossa ingiustizia. C'è anche la torre. Sicuramente si parla di amor proprio, perché abbiamo diavolo e torre, quindi quasi sicuramente, cioè senza... vedremo se poi esce la carta degli amanti o il due di coppe, però quasi sicuramente si parla di un lavoro che bisogna fare sull'amor proprio. C'è una sorta di condizionamento con questa persona, c'è questa ingiustizia, c'è qualche cosa che non si vede anche, ok? E che con questa torre è il caso di ridimensionare. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché penso che quello che sia da ridimensionare sono gli accordi di questo progetto. No, pensavo si fosse girata una carta. Allora abbiamo l'8 di bastoni, un 5 di coppe e un fante di bastoni. Allora qui si tratta di comunicare quello che voi volete, di comunicare le vostre esigenze, di comunicare il vostro dolore anche, perché qua c'è un 5 di coppe, qualcuno qui ha patito questa ingiustizia, ok? E bisogna dare voce alla propria individualità. Andiamo avanti, vediamo il 5 di spade. Abbiamo l'imperatrice e la regina di pentacoli. Qui c'è qualcuno che viene bloccato nella propria espressione personale. È come se non foste liberi di dire o di pensare quello che volete. Ripeto, c'è il diavolo come tema della lettura, ci sono dei forti condizionamenti mentali. Qui vediamo la confusione mentale, qui vediamo la persona che probabilmente ha subito questa ingiustizia e vi sta un po' girando come vuole lei. Andiamo a vedere questo... Aspettate, giro le carte. Andiamo a vedere questo matto. Ecco, appunto, un'altra volta il diavolo. Poi abbiamo un'altra sfilza di carte. Regina di coppe, 4 di bastoni, 7 di spade, 3 di spade. Ragazzi, sì, c'è qualche tipo di tossicità nel contratto che avete stipulato, perché anche la giustizia parla di contratti. Quindi qui c'è qualche cosa che non vi è stato detto, abbiamo un 7 di spade, qualcuno non è stato onesto nei vostri confronti. C'è un diavolo per la seconda volta. Credo che qualcuno sia proprio stato manipolato, perché qui abbiamo la confusione mentale, ok? Credo che qui qualcuno abbia questo tipo di confusione perché gli sono state raccontate delle bugie, gli sono state raccontate delle cose che poi non sono vere, insomma, e da lì poi questo 3 di spade che giustamente crea il dolore di cui parlavamo prima con il 5 di coppe. Qualcuno si è sentito tradito, credo che non siano stati completamente onesti con voi. Andiamo avanti, vediamo il 9 di pentacoli. Abbiamo la ruota della fortuna al contrario e la carta del matto, 10 e 0, sono due carte di fine ciclo e inizio ciclo. Però ecco, la ruota della fortuna è al contrario, quindi è ancora una cosa che non si sta avverando. Perché? Perché avete il matto, voi siete ingenui, fondamentalmente non vi rendete conto di dov'è la manipolazione. Ma è difficile quando si è in questo stato mentale, quando si è dentro questa manipolazione, è difficile essere obiettivi e difatti qui c'è una sorta di dipendenza economica soprattutto perché è un 9 di pentacoli, ma può essere anche una dipendenza a livello personale, a livello di carattere, a livello affettivo, a livello mentale. C'è qualcuno qui che non è completamente maturo
mentalmente, spiritualmente, emotivamente e materialmente. Non è in grado di mantenersi da solo, di staccarsi, insomma, da questa realtà. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Avete bisogno di una spintarella, mi verrebbe da dire. Abbiamo un 6 di bastoni, un fante di pentacoli, un 9 di bastoni, la carta dell'eremita e la carta della sacerdotessa. Interessante come siano venute fuori queste due carte che sono proprio le carte della ricerca interiore. L'eremita parla di un momento di solitudine e avendo anche il 9 di bastoni, vi consiglio di mettere le vostre barriere perché voi dovete capire cos'è valido per voi, dovete imparare ad ascoltare il vostro istinto, il vostro intuito e cercare la vostra verità, ok? Non cercate l'approvazione negli altri, non vi serve. L'unica persona alla quale dovete fare riferimento siete voi, quello che va bene a voi, né quello che si aspetta la società, quello che si aspettano i genitori, quello che si aspettano i figli, quello che si aspettano gli altri sono problemi degli altri. Se gli altri si creano aspettative, non sono problemi vostri e non è compito vostro soddisfare le aspettative degli altri, anche perché se qualcuno si aspetta che voi andiate a prendere la luna, cosa fate? Fate di tutto per soddisfare le aspettative di questa persona? No. Ci sono delle cose che si possono fare, delle cose che non si possono fare, delle cose che non si hanno voglia di fare e ci sta. Cioè, nel senso, io non è che perché un'altra persona si aspetta che sia sempre lì pronta ad aiutare, che io abbia sempre voglia di aiutare. Ci sono dei periodi in cui posso, dei periodi in cui non posso aiutare gli altri perché magari non ho tempo, perché magari non ho piacere. Ci sta pure quello, ok? Non ho voglia di fare un favore a quella persona che mi tratta sempre male e quindi non glielo faccio, punto. E se si arrabbia, scende se la fa a piedi, come si dice in gergo, no? Non vi fate condizionare da... perché la gente con le urla manipola. Mm? Quindi si arriva ad un certo punto dove voi fate le cose solo per non sentire urlare l'altro, ma è una tecnica di manipolazione ed è quello che dovete interrompere. Assolutamente. È quello che bisogna cambiare, è quello che bisogna rompere, tagliare proprio. Questa dinamica, ok? Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Allora, abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un 4 di coppe e un 10 di denari. Nonostante tutto, vi va pure bene. Nel senso che comunque alla fine abbiamo un 6 di pentacoli e un 10 di pentacoli. Il 10 di pentacoli parla di un dono, di un aiuto, di un compimento, di una fine di un ciclo. Abbiamo un 3 di bastoni qui, un 3 di bastoni qui, potrebbe proprio essere la fine del ciclo di questa collaborazione o, visto che non vedo tanto la fine in sé della collaborazione, potrebbe essere la fine dell'attitudine all'interno di questa collaborazione, perché è vero che c'è un 4 di coppe, c'è qualcuno che sta aspettando un aiuto dall'esterno e probabilmente vi dico che arriva con questo 10 di denari, però qui quello che è in discussione è appunto questa legge del commercio, questa legge dello scambio, qui c'è qualcuno che dà più di quello che deve dare. Il 6 di denari vi ricorda appunto di dare il giusto. Mettete le vostre barriere. Io arrivo fin qui, di qui in avanti sono problemi tuoi. Mettete i puntini sulle i su chi deve fare che cosa, di chi è quel tipo di responsabilità, chi si occupa di questa situazione, chi si occupa di quel cliente. Cioè, dovete incasellare anche un po' quelli che sono i vostri compiti, in modo che non vi possano dire questo toccava a te a farlo, non è vero, toccava a te. Scritto, tutto scritto e non ci si può sbagliare. Sento che qui avete bisogno di liberarvi fondamentalmente da un peso di inadeguatezza. Credo che qui molte persone per una questione economica non si sentano in grado di iniziare qualche cosa per conto loro. Però guardate, avete la carta dell'isola del tesoro, ragazzi, state andando verso quello che è la comprensione di quello che è valido per voi, di quello che è il vostro tesoro, senza farvi condizionare dagli altri, dagli avvenimenti esterni, dalla società. E molte volte il diavolo parla anche perché sono condizionamenti volontari, eh? Non è qualcuno che vi punta una pistola alla testa, siete voi che volete rimanere in quella situazione per tutti i motivi che voi possiate avere, che possono essere leciti, però sappiate che è una scelta volontaria. Quindi qui si tratta di prendere il toro per le corna e di
affrontare la situazione. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, con le condivisioni, i commenti, con le donazioni, quindi grazie davvero a tutti quanti. Ok, allora, possibilità, quindi qui avete la possibilità, il punto è fare un passo indietro e guardare con una prospettiva più ampia la situazione dove voi siete adesso. Poi abbiamo condivisione e una regina di denari. Avete comunque una vostra capacità interna, qui ce l'avevate anche la regina di denari, di aiutare gli altri. E come ce l'avete verso gli altri, imparate ad avercela verso se stessi. La regina di pentacoli, guardate, è anche venuta associata all'imperatrice, quindi quello che mi viene da dire è: imparate a essere madri di voi stessi, madri, non padri, madri. Perché madri? Perché la madre accoglie, perché la madre è compassionevole, la madre sostiene, è quel nido accogliente dove noi ci rifugiamo quando abbiamo bisogno di essere confortati. Succede anche se voi non avete più la mamma. Qui si tratta di diventare voi stessi mamma di voi stessi, di parlarvi bene. Le persone più difficili da perdonare siamo noi stessi, ok? Perché con gli altri si riesce ancora, il punto è che è sempre su di noi la parte più difficile da fare, no? Poi abbiamo la coscienza e la voce interiore, due arcani maggiori. Abbiamo la coscienza parla di togliersi il velo. Qui avevamo il 7 di spade che parla di proiezioni. Non abbiamo la carta della luna? No, che strano. Abbiamo già 7 di spade, che direi che è sufficiente. Si tratta di guardare le cose dal vostro interno, come vi dicevo prima, quello che è valido per voi. Diventate madri di voi stessi o di voi stessi. Cercate di togliere il velo dell'illusione. E questa carta, la voce interiore, parla proprio di quello che è ascoltare il vostro intuito. È la carta della sacerdotessa. Per qualcuno potrebbe essere utile scrivere i sogni che fate in questo periodo, perché comunque per molte persone il modo di canalizzare informazioni è proprio quello dei sogni, quindi attraverso il sogno notturno. Mi parlano anche di reni, quindi bevete di più nel caso abbiate problemi ai reni, o magari se li avete un pochino affaticati, insomma il consiglio è di bere di più. Bene, andiamo a vedere un'ultima carta, un koan. I koan sono in realtà sono delle tavole di legno incise sulle quali i monaci buddisti meditano. Quando i monaci vanno dal maestro e fanno una domanda, il maestro risponde con uno di questi koan, e servono proprio ai monaci per riflettere sulla domanda che hanno posto. Il vostro koan è: chi pone la domanda? Ah, bellissima. Proiezioni. Chi pone la domanda? Veramente è una cosa che interessa a voi? O è una cosa che in realtà un genitore, un amico, uno zio, un fratello vi ha inculcato nel momento dell'infanzia? L'eremita, siete voi che ponete? È veramente una cosa che interessa a voi o è qualcosa che vi arriva per credenze di qualcun altro? Qui ragazzi si tratta di restituire al mittente le proprie responsabilità, ok? Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!